questo e questo. Ciao ragazzi, oggi parliamo della frenata. Per affrontare in sicurezza un trail tecnico ed impegnativo come questo, bisogna sapere utilizzare correttamente l'impianto frenante. Prima di iniziare dovrete controllare che l'impianto funzioni correttamente e che non sia contaminato o malfunzionante. Se sentite fischiare i vostri dischi e la forza frenante è scarsa, bisogna effettuare la manutenzione prima di iniziare. Trovate il video dedicato nel canale. In questo caso mi sono accorto solo in discesa del malfunzionamento. Il trail è stato più impegnativo di un rodeo. Per iniziare l'allenamento, trovate un'area sicura, spaziosa e pianeggiante. Andiamo a realizzare un rettangolo, lungo quasi 2 volte la misura della vostra bicicletta. Per iniziare, andremo a pedalare con una velocità medio-bassa, frenando con entrambi i freni all'interno del rettangolo. Bisogna sempre utilizzare entrambi i freni. Prendete confidenza con il vostro impianto e cercate di non uscire dall'area delimitata. Appena avrete preso confidenza, andate a restringere leggermente l'aria e aumentate leggermente la velocità di ingresso. L'obiettivo è quello di frenare bilanciando i freni, cercando di non far slittare o strisciare le ruote, fermandosi nel minor spazio possibile. Cercate anche di rimanere in equilibrio qualche secondo prima di ripartire. Deep in this place, just enjoy, take my advice. You say. Facciamo ora un test, utilizzando solamente il freno posteriore. Con questo esperimento noterete che con l'aumentare della velocità diventa sempre più inefficace. Come potete vedere, all'aumentare della velocità si allunga notevolmente lo spazio necessario per la frenata. Il solo freno posteriore non è quindi sufficiente per arrestare la mountain bike, negli spazi e nei tempi necessari. Andiamo a fare lo stesso tipo di test con il solo freno anteriore. Prestate la massima attenzione e iniziate a bassissima velocità. Il freno anteriore esercita una forza d'arresto brusca e brutale. La bicicletta tende ad impuntarsi e la ruota tende a slittare lateralmente. Risulta estremamente pericoloso. All'aumentare della velocità si accentua l'effetto capotamento. Non provateci in velocità se non siete in grado di controllare e modulare un'inchiodata. Queste differenze non dipendono dalla potenza dei freni,
ma dalla loro posizione rispetto al vostro corpo. Come vedete, se uso il solo freno posteriore, che si trova alle mie spalle, alla fine della bici, sono in grado di proseguire in avanti senza problemi. Se invece utilizzo il freno anteriore, che si trova davanti a me, la bici si impunta, arrestandosi immediatamente. Ma guardate cosa succede se utilizzo la bici al contrario. Ora utilizzo il freno posteriore spingendo la bici all'indietro. Come vedete la bici si impunta. Ora premo il freno anteriore e spingo la bici all'indietro. Come vedete posso trascinarla senza problemi. Come vi dicevo, la potenza dipende dalla posizione del vostro corpo rispetto alla posizione del freno. Tenete bene a mente questo aspetto, lo analizzeremo tra poco. La frenata corretta va quindi fatta modulando entrambi i freni. Tornate quindi ad esercitarvi con entrambi i freni, con una velocità media, cercando di effettuare una frenata pulita. Se aumentate la velocità, la bici tenderà ad impuntarsi durante un arresto brusco. Per frenare in maniera corretta, dovremo quindi alzarci dalla sella, spostando il nostro corpo all'indietro. In questo modo il freno posteriore diventerà molto più efficace, avendo il peso dietro e non davanti. La bici non si impunterà facilmente, in quanto il vostro baricentro si trova ora molto più in basso e più distante dalla ruota anteriore. Andiamo quindi ad allenarci per una frenata brusca d'emergenza. Stringiamo ulteriormente l'aria e segniamo con 2 cinesini rossi il punto da cui iniziare a frenare. Tracciamo uno spazio appena più grande della bicicletta. Abbassate la sella per facilitare il movimento di uscita all'indietro. Dovrete spostare il vostro bacino all'indietro, tenendo le braccia distese e lo sguardo rivolto in avanti. Appena si inizia a frenare, si sposta il corpo all'indietro. Se guardate in basso o esagerate con il freno anteriore, la ruota tenderà a slittare. Prestate molta attenzione. Andiamo ora a parlare della frenata durante la curva. La frenata va eseguita con entrambi i freni, prima dell'ingresso in curva. L'ingresso della curva in questo caso è segnalato dai 2 cinesini rossi. All'interno di una curva lineare, tecnicamente non bisogna frenare. Il freno posteriore può essere utilizzato anche dentro la curva, per ridurre la velocità. Al contrario, il freno anteriore non va mai usato, quando la ruota anteriore risulta inclinata lateralmente. Con la pressione del freno andremo ad amplificare questa inclinazione, finendo immediatamente per terra. Quindi, si frena con entrambi i freni prima di entrare in curva e si prosegue possibilmente senza frenare. Se volete rallentare in curva, usate esclusivamente il freno posteriore, mai il freno anteriore.